Ciao a tutti, amici dell'Ariete, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, Ariete, tendenze. Grazie. Erano le tendenze generali per la seconda parte di luglio. L'imperatore e la stella, amici dell'Ariete. No, così mi piace di più. Allora, l'imperatore parla di stabilità, parla di quello che è una concretezza, un qualche tipo di potere a livello fisico, a livello materiale. Mentre la carta della stella potrebbe parlare di quelli che sono dei desideri piuttosto che un sogno che voi state avendo. Per qualcuno si tratta di solidificare, di rendere concreto quello che è un proprio sogno. Andiamo a vedere gli oracoli della saggezza che cosa vi dicono. Intanto vi ricordo che le letture comunque sono fatte per un gruppo, quindi non risuonerà tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Per avere poi un messaggio più completo potete anche ascoltare Ascendente Segno Lunare e in descrizione trovate il link ad un video che spiega come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi e nel caso vogliate contattarmi trovate anche la mia mail. Abbiamo Yang, carta numero 1, quindi è un inizio. In realtà questa carta parla del fare un'azione. Per Yang si intende tutto quello che è, diciamo, la parte attiva di noi, la parte di azione, appunto. Mi viene in mente un po' Marte, per farvi capire, okay, è la carta dei nuovi inizi, perché comunque è un numero 1. E poi qui guardate abbiamo una carta 11, quindi 1 e 11, abbiamo secondo le regole. Qui fa riferimento al fatto che per quello che riguarda il vostro tipo di percorso, il vostro tipo di viaggio, progetto, stabilità o quello che è, bisogna andare secondo le regole, cioè ci sono delle regole universali da dover rispettare, quindi la legge di causa-effetto, la legge di compensazione, ci sono delle regole universali e le cose fondamentalmente vanno avanti e devono andare avanti in quel senso lì, avendo un loro ordine proprio grazie a queste leggi universali. Andiamo avanti e vediamo con i tarocchi che cosa vi dicono. Allora, partiamo con un 3 di coppe. 3 di coppe parla di amici, di amicizie, può essere per qualcuno che si tratti di qualche tipo di festeggiamento o di qualche tipo di incontro. Abbiamo poi un 8 di spade, l'8 di spade parla dei pensieri un po' autoboicottanti, diciamo, ok? Parla di quelli che sono tutti i sensi di colpa, di quelli che sono le cose negative che noi pensiamo di noi stessi. Fa riferimento comunque a tutto quello che è il cigolio mentale, okay? Abbiamo poi un 4 di bastoni al contrario e un 8 di coppe. Il 4 di bastoni al contrario, sento che fa riferimento a quello che è un non equilibrio in qualche tipo di unione, in qualche tipo di collaborazione o di contratto, okay? Andiamo dopo a vederlo con i mini tarocchi un po' meglio. L'8 di coppe, mi fa pensare al fatto che qualcuno abbia voglia di andarsene da una situazione, da un gruppo, da quello che potrebbe essere sì, ma sento che per molti è un gruppo comunque. C'è qualche tipo di collaborazione, può anche essere un gruppo familiare con il quale magari si sta iniziando un progetto e c'è questa volontà con l'8 di coppe di prendere distanza fondamentalmente. Potrebbe essere che abbiate bisogno di prendere distanza da questi pensieri o proprio dal gruppo. Abbiamo poi un mago, che è una carta molto positiva, mi parla di inizio, è una carta numero 1, qui avevate già un 1 e un 11. Quindi quello che avverrà sarà questo nuovo inizio, questa nuova forma di percepire le cose, questa
nuova forma di agire, mi verrebbe da dire. Nel senso che comunque, si fa sia quello che potrebbe essere un'azione di tipo concreto, oppure potrebbe anche semplicemente essere un'azione di tipo a livello energetico, no, quindi, creare un qualche tipo di manifestazione con l'energia del mago, quindi fare magari esercizi di visualizzazioni, piuttosto che accendere candele bianche. Si sta facendo qualcosa o si andrà a fare qualche cosa per iniziare questo nuovo percorso che vediamo qua con il mago, okay? Abbiamo poi anche un 2 di spade e il 2 di spade è come se mi dicesse: "Guarda che i dubbi che avevi prima non sono ancora totalmente dissipati", nel senso che comunque resta questa benda sugli occhi del 2 di spade, che è un po' la stessa benda, dell'8 di spade, però diciamo che la cosa positiva è che da 8 spade si è passati a 2, quindi ci sono solo pochi dubbi rimasti e comunque il 2 di spade per qualcuno fa riferimento ad una scelta che deve essere presa e la regina di spade in fondo, ehm, potrebbe rappresentare una persona che in questo senso viene a darvi una mano nel prendere questa scelta, potrebbe essere la scelta, ehm, in sé, quindi il fatto di tagliare qualche cosa a livello di questo momento, di questo percorso, perché la regina di spade ha la spada alta, è sempre allerta e non ha scrupoli a tagliare quello che non serve più e credo che sia l'evoluzione dopo del 2 di spade, perché qui vediamo proprio, la carta del bivio, la carta dell'indecisione insomma, ma alla fine di questo periodo con la regina di spade questa indecisione cesserà. Sento che molte persone taglieranno quello che non serve più e inizieranno a fare quest'azione feconda, insomma. Andiamo a vedere carta per carta. Spiegatemi il 3 di coppe per piacere, grazie. Abbiamo una regina di bastoni. La regina di bastoni parla di una donna di potere, parla di una donna, che è in grado di ottenere quello che vuole fondamentalmente. È una donna che ha capacità di comando. Io credo che qui ci sia proprio una donna da lasciare indietro o comunque una persona che ha una diciamo atteggiamento, comunque un forte divino femminile, perché poi abbiamo anche qui un 10 di bastoni e parla proprio di quello che è lasciarsi indietro determinate responsabilità. Quindi qui si parte da una situazione di un gruppo, che può essere un gruppo di amici, un gruppo di lavoro, un gruppo familiare, dove è necessario comunque lasciarsi indietro qualche tipo di aspettativa o qualche tipo di, peso che non è vostro fondamentalmente. Andiamo avanti, vediamo l'8 di spade per piacere, grazie. Abbiamo un fante di coppe al contrario, la ruota della fortuna al contrario e un 6 di coppe. Io credo che qui molta gente si stia chiedendo che fine ha fatto il loro sogno, okay, perché comunque avevamo la stella, c'è qualche cosa che non cambia, c'è qualche cosa a cui voi rimanete attaccati, che non sta cambiando fondamentalmente perché comunque la carta della ruota della fortuna è girata al contrario. Io credo che qualcuno qui stia aspettando l'offerta dei sogni. Potrebbe essere l'aumento di stipendio, potrebbe essere un trasferimento di casa, potrebbe essere qualsiasi cosa, quello che per voi rappresenta il vostro sogno, il vostro obiettivo. Vi ricordo che anche qui avevate la stella, quindi si parla dei vostri obiettivi. Andiamo a vedere questo 4 di bastoni al contrario, per piacere, grazie. Abbiamo un asso di bastoni e un 3 di bastoni al contrario. Sì, è come se ci fosse la volontà di andare avanti, ma non si riesce bene a dare una direzione, una strada, un senso, a quello che potrebbe essere questa collaborazione. Io credo che molte persone facciano tanto, ma alla fine non si riesca a trovare questo equilibrio, questa unione, anche di intenti mi verrebbe da dire, perché,
potrebbe anche essere che abbiate un progetto con qualcuno e diciamo i punti di arrivo, gli obiettivi siano leggermente diversi l'uno dall'altro, insomma. Andiamo a vedere l'otto di coppe per piacere, grazie. Abbiamo un fante di bastoni e la carta della temperanza. Quindi qui si tratta di, mi verrebbe da dire, cercare il vostro amor proprio, il vostro equilibrio interiore, perché qui abbiamo la temperanza che parla sempre di quello che è un equilibrio tra, scusate un attimo. Okay. Di un equilibrio tra quello che è la mente e il cuore, Qui quello che manca un pochettino, ma io sento che è perché molte persone è più quello che stanno dando rispetto a quello che stanno ricevendo, o perlomeno lo sforzo che loro stanno mettendo è maggiore rispetto agli altri. Potrebbe anche fare riferimento la carta della temperanza al fatto che dobbiate veramente, cercare di capire se quello che volete con il cuore è la stessa cosa che volete con, la mente ed è la stessa cosa verso la quale state andando a livello fisico, a livello pratico, materiale. Andiamo a vedere. Okay, il mago è spiegato da una torre al contrario e da un 10 di pentacoli al contrario. Allora qui la torre arriva per buttare giù qualche cosa e poi abbiamo un 10 e un as e un 1, quindi, carta di fine e carta di inizio. La carta della torre quando arriva, per rompere quello che sono le sicurezze, le vecchie certezze, viene per rompere anche un po' quello che è l'ego e sento che è quello di cui avete bisogno, cioè, perché avete questa carta secondo le regole? Perché ad un certo punto ci sono delle leggi universali che devono essere rispettate nello svolgimento delle cose, come anche nel vostro, percorso di crescita, spirituale, okay? Qui c'è l'ego sostanzialmente da ridimensionare sento. Quindi dovete secondo me un attimino analizzare quello che è, ehm, per il vostro ego, egoismo, egocentrismo, per il vostro senso egoico, quello che è il risultato che volete ottenere e valutare se è un risultato che potrebbe essere per il più alto bene di tutti. Una volta che voi riuscirete a fare questo lavoro, ci sarà quella che è la dissoluzione dei dubbi. Andiamo a vedere il 2 di spade. Abbiamo un appeso al contrario, abbiamo un 5 di pentacoli e abbiamo l'asso di spade. Allora, qui qualche cosa si sblocca con questo appeso al contrario e riguarda probabilmente proprio quello che è un progetto, quello di cui stavamo parlando prima, potrebbe essere una collaborazione, potrebbe essere che, se già siete in una collaborazione, può anche essere che alla fine del periodo arrivi quello che è una chiara visione di quello che dovrebbe essere il modo, di collaborare con l'altra persona o con le altre persone. L'asso di spade, è un po' il momento dove si taglia quello che non serve più. L'asso di spade parla ehm, di una chiarezza mentale. Vi ricordo che qui avevate un 1, una carta Yang, è un inizio e avendo anche comunque alla fine della stesa la regina di spade, sento che molte persone taglieranno qualche cosa che non serve più e probabilmente si tratta di questi pesi, delle responsabilità che sono degli altri, okay, si taglia quello che non è più di vostra competenza, si taglia anche con qualche tipo di atteggiamento per qualcuno. Andiamo a vedere. Okay, allora abbiamo un 10 di coppe per la regina di spade, 10 di coppe e 2 di bastoni al contrario. Assolutamente, bisogna tagliare con certi atteggiamenti, con certe persone mi verrebbe da dire, per qualcuno si può far riferimento alla famiglia, quello che è questa, unione o questo pseudo equilibrio familiare che in qualche modo va ridimensionato. C'è qualcosa all'interno di questa situazione o di questa relazione che va ridimensionato, va, rivalutato mi verrebbe da dire, perché qui con la carta della torre si tratta proprio di
buttare giù quello che non serve fondamentalmente. Se avete troppa carne al fuoco, troppe cose inerenti a questo progetto, il consiglio delle carte è di lasciar per ora indietro qualche cosa per riuscire a svolgere al meglio questo progetto insomma, Andiamo a vedere con le carte di Osho cosa si vede e cosa non si vede. Qui la luce, okay, non so mai come fare con queste luci, portate pazienza. Okay, andiamo a vedere con le carte di Osho. Io intanto voglio ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale e intanto vi voglio ricordare che, è iniziata la pubblicazione del corso di tarocchi. Quindi per chi fosse interessato trovate, nelle mie playlist una sezione dedicata ai corsi di tarocchi, quindi è un corso base, però è adatto a tutti, quindi potete andare a curiosare, è libero, è gratuito, ok? Bene, andiamo a vedere 2 carte per il segno dell'Ariete, per piacere, grazie. Ok, abbiamo innocenza e noi siamo il mondo, un altro 10 e questa è la carta del sole. Allora, io credo che qui le carte vi vogliano dire che per approcciarsi a tutta quella che è questa situazione, per trovare anche un po' l'equilibrio di cui parla la temperanza, se vogliamo, c'è bisogno di ritrovare la stessa innocenza che si aveva quando si era bambini e si guardavano le piccole cose della vita. Anche perché tenete presente che se voi riuscite a scovare, a ritrovare questa innocenza, potete comunque guardare le cose da un altro punto di vista perché, avete comunque acquisito saggezza nel tempo. Quindi, è un po' come se vi dicessero: bisogna ritrovare anche un pochettino l'entusiasmo e cercare di vedere le cose da un altro punto di vista. Noi siamo il mondo, è un 10 di denari, ce l'avevate già qui ed era girato al contrario, okay? Quello che sento è che molte persone non si rendono conto di far parte di un gruppo ben più grande, di far parte di un'unità più grande. È comunque un 10 di denari, parla di ricchezze da un punto di vista materiale, da un punto di vista pratico. Quindi alla fine si tratta di guardare la vita sorridendo, mi verrebbe da dire. C'è un proverbio che dice, "Se guardi la vita sorridendo, lei ti sorride". È un po' come per dire: manda sempre emozioni e vibrazioni positive in modo che tu possa attirare quel tipo di vibrazioni e quel tipo di emozioni. Andiamo a vedere ancora un messaggio da parte delle fatine, per piacere, grazie, per chiudere la lettura. Abbiamo consapevolezza e ve la potrei mettere anche qui e anche sotto la carta della temperanza, perché è una carta che parla della consapevolezza del cuore. La consapevolezza espande la la coscienza, okay, quindi più, si diventa consapevoli di qualche tipo di comportamento, di dinamica, più, si amplia la comprensione, più si espande la coscienza. E poi abbiamo non attaccamento. E questa carta, la luce ormai ci ha abbandonato, la metterei vicino a questo 8 di coppe, perché se ci fate caso la fatina ha la valigia e anche l'8 di coppe è una carta di viaggio e di ricerca spirituale. Quindi qui si tratta di non attaccarsi a quelli che potrebbero dov'era? A quelli che potrebbero essere dei sogni, a quelli che potrebbero ecco anche questa, a quello che potrebbero essere stati dei progetti. La vita è in continua e eterna evoluzione, è sempre tutto un cambiamento. Quindi quello che oggi va bene per voi può anche darsi che tra una settimana non vada più bene. Quindi ecco, teniamo sempre presente di non attaccarci troppo né ai sogni né ai risultati, okay, perché comunque domani potrebbe non essere, la stessa cosa. Amici dell'Ariete, io vi ringrazio di essere stati qui con me fino ad ora, vi mando un abbraccio, spero che la lettura vi sia stata utile in qualche modo e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao.